Mi chiamo Carlo Pastore, nella vita di tutti i giorni sono medico oncologo, appassionato di retrocomputing, in particolare della storia di Commodore, un marchio che ha rappresentato molto per noi ragazzi nel pieno del boom high tech. E colleziono vecchi oggetti della Commodore ormai da circa 20 anni e ho tra i vari oggetti anche un computer che è denominato Commodore 65, o meglio Commodore 64DX. Andando più nel dettaglio, che cos'era un Commodore 65? Il Commodore 65 o Commodore 64DX è un prototipo mai nato e doveva essere il successore ideale del Commodore 64, grande successo di casa Commodore. Nel 1987, allorquando le vendite del Commodore 64 erano al loro apice ed anche il parco software iniziava ad essere piuttosto nutrito, si iniziò a sentire l'esigenza nella dirigenza Commodore di un successore e idealmente doveva essere più performante, integrare molte delle tecnologie emergenti, inclusi floppy disk da 3,5 pollici e essere soprattutto, anche se solo parzialmente, compatibile con il Commodore 64 in modo da poterne sfruttare il parco software, come ho detto, ormai già piuttosto ampio. Il pool ingegneristico cui venne affidato il progetto era costituito da ingegneri di primo ordine. C'era il mago del software delle ROM, che era Fred Bowen, c'era Victor Andrade, esperto di CPU e successivamente peraltro andò a lavorare con AMD nello sviluppo del K7 Athlon, William Gardey, denominato Bill Gardey, che era un esperto dei segnali video, e Paul Lassa, che si occupò della gestione della problematica blitter. Il blitter è una caratteristica comune alla gamma Amiga, la gamma parallela 16 bit di Commodore, che serviva per spostare grandi porzioni di memoria e pertanto velocizzare lo spostamento di porzioni video sullo schermo e rendere più agevole il disegnare linee in alta risoluzione. Questo team ingegneristico iniziò a sviluppare un prodotto che doveva viaggiare a 3.54 MHz con una CPU denominata CSG 4510, cioè Commodore Semiconductor Group 4510, dalla versione R3 sino alla versione R5, CPU a 3.54 MHz come ho già precedentemente detto, e che andava di pari passo con una CPU video 4567 denominata Bill, mentre il 4510 aveva il nome in codice Victor, che viaggiava a un'analoga frequenza ad alta risoluzione. Il D-Magic funzionava da collante del DMA, quindi un chip di collegamento che appunto serviva per spostare grosse porzioni video e rendere agevole il disegno di schermi in alta risoluzione. La memoria RAM di base erano 128 KB ed in più aveva integrato un chip per la gestione di un floppy drive, anch'esso integrato da 3,5 pollici, che in alcuni computer doveva essere invece venduto separatamente e denominato 1565, un'unità che non aveva una logica interna ma che si appoggiava alla logica interna del computer. La memoria interna era espandibile sino a 8 MB completamente indirizzabili mediante una trapdoor, mediante un'espansione inclusa in una trapdoor posta sulla pancia del computer, sulla parte sottostante, come per la linea Amiga. E peraltro le varie versioni della ROM via via migliorate avrebbero previsto anche un interscambio di file video, di file di immagini in formato IFF dall'Amiga verso il C65 e viceversa. Lo sviluppo del software, ahimè, non ci fu mai, perché questa macchina si fermò allo stato di prototipo nel 1991, quando la dirigenza decise che lo sviluppo dell'apparecchiatura stessa aveva impiegato troppo tempo e che pertanto il mercato degli 8 bit in declino non avrebbe recepito questa nuova apparecchiatura. Peraltro già nel 1991 la grossa attenzione era verso il mondo dei 16 bit e in particolare verso il potenziamento della linea Amiga. Prospettato per il Natale del 1990 il lancio di questa nuova macchina, come ho detto precedentemente, non avvenne mai, il progetto fu cassato.
Peraltro la ROM anche degli ultimi prototipi di C65, e ne vennero prodotti circa 200, non fu mai sviluppata completamente, ed alcuni, se si digita da tastiera qualche comando in BASIC 10.0, che era il BASIC implementato in questa macchina, per alcuni comandi esce la scritta su schermo unimplemented command error, cioè esiste l'entrata, esiste la chiamata da BASIC, ma non esiste il programma corrispondente, per cui la macchina dice proprio questo, che non esiste a quel comando una corrispondenza di programma. Il Commodore 65 fu inviato alle varie sedi Commodore sotto versioni di prototipo per i test, e peraltro veniva inviato con una documentazione anch'essa preliminare che sarebbe stata oggetto di studio e di approfondimento, e con un form per riportare alla casa madre eventuali problemi nell'accensione, con i comandi, con l'installazione, in modo da poter correggere successivamente con le varie versioni dell'hardware e della ROM le problematiche che via via si sarebbero palesate e presentate. Delle schede madri esistono diverse versioni. Abbiamo la versione più comune, che è la revisione 2B, che segue una revisione 2A più instabile, e la board definitiva o quasi definitiva era la revisione 5. È da notare sugli schemi elettrici che i due SID, cioè i due integrati audio previsti e interni alla macchina, in realtà non avevano ancora le linee per agire separatamente come suono stereo, ma convergevano ancora in un monochip SID, e analogamente anche dal punto di vista del BASIC le varie funzioni avanzate di gestione del sonoro ancora non avevano implementato la funzione di utilizzo dei due SID. Alcuni appassionati in giro per il mondo sono anche riusciti a creare qualche programma per questa macchina. In realtà la cosa risulta abbastanza difficoltosa, perché oltre le varie versioni di ROM che sono presenti nelle varie apparecchiature, c'è anche una difficoltà oggettiva per dei malfunzionamenti dell'hardware stesso, che ancora, come ho detto in precedenza, non era ottimizzato. Oltre questi esperimenti di programmazione, personalmente con il mio amico Giorgio Guagnini abbiamo ricreato, partendo da una piastra acquistata su eBay ad un prezzo molto basso, perché ovviamente svuotata di tutti i chip custom, abbiamo ricreato una piastra funzionante, raccogliendo in giro per il mondo i chip custom, le memorie, i SID, e riassemblandoli insieme. La problematica grossa sorse quando trovammo un chip 4510R5 incompatibile di fatto con la versione 2B della scheda che avevamo, e il mio amico Giorgio è riuscito a costruire un adattatore modificando il pinout del 4510R5 riportando una versione R3 o R4 compatibile con quella piastra. La piastra è ad oggi perfettamente funzionante, e non solo, il mio amico esperto di periodo elettronico, quindi esperto di modding, di modifiche sulle piastre, ha anche creato un'interfaccia per dargli un lettore floppy, partendo da un lettore floppy PC, e per comunicare direttamente con un PC scambiando i dati via cavo. E questa apparecchiatura certamente può consentire diverse sperimentazioni che nessuno farebbe mai con i gioiellini pochi originali di casa Commodore. La retrocompatibilità, uno dei grossi problemi di questa apparecchiatura. Nel senso, gli ingegneri avevano pensato di renderla retrocompatibile al 100%, ma questo avrebbe cassato alcune delle caratteristiche principali e avanzate della macchina. Quindi la retrocompatibilità è solo parziale, e circa un 60% dei programmi scritti per Commodore 64 possono girare su questa macchina. E peraltro anche le cartucce stesse, gioco o programmi che siano, non si adattavano alla porta cartuccia del C65, ed era stato progettato un adattatore che sarebbe probabilmente poi stato messo in commercio. E all'interno della ROM del Commodore 65 esiste l'emulazione in toto del Commodore 64, ovviamente senza la possibilità di gestire la versione tape, cioè le cassette, perché d'altro canto questo computer C65 non aveva modo di montare un registratore a cassette.
E cosa probabilmente sarebbe stato se fosse stato messo in commercio? Io penso che avrebbe potuto avere ugualmente una certa nicchia di mercato e un certo successo. Probabilmente ne avrebbe avuto ancora di più 2 anni prima del presunto lancio, allorquando il fervore della comunità di appassionati Commodore intorno al Commodore 64 era altissima, e avere una macchina di livello, seppur a 8 bit, parallela al Commodore 64 stesso sarebbe stata cosa senz'altro di pregio. Peraltro bisogna dire che il chip grafico del Commodore 65 sarebbe stato capace anche di risoluzioni superiori a quelle dell'Amiga, e che, ben carrozzato un'espansione da 8 MB nella trapdoor, sicuramente avrebbe potuto offrire delle performance non indifferenti. Forse, ma questa è una mia particolare opinione, l'hardware C65 del 1991 si poteva utilizzare per una console dedicata esclusivamente al videogioco, esperimento che Commodore aveva fatto con l'hardware del Commodore 64 sviluppando il Commodore 64 GS, ma esperimento fallimentare, perché il Commodore 64 GS del 1990 già entrava in un settore dove i competitor erano agguerriti e dove anche per le console da casa erano presenti i 16 bit. Gli 8 bit del C65 forse avrebbero potuto competere con dei 16 bit solamente in versione console. La macchina giungeva nelle varie sedi Commodore per i test del caso munita di un demo disk. All'interno del demo disk ci sono dei piccoli esempi di utilità che potevano essere create con il BASIC e con il linguaggio macchina del Commodore 65, ma soprattutto una serie di immagini video, di foto ad alta risoluzione che mostravano le peculiarità della macchina e la gestione dell'alta risoluzione. Questa è una copia del demo disc in formato 3,5 pollici dove sono contenuti i programmi di cui vi ho parlato. Questo prototipo di Commodore 65 ha la peculiarità in alto di una porzione di nastro adesivo con scritto in caratteri cinesi "non correggere". Sicuramente non sapremo mai che cosa chi ha scritto "non correggere" intendesse dire. Perché il Commodore 65? Il Commodore 65 è una macchina che personalmente mi incuriosisce molto, probabilmente perché le origini di questa apparecchiatura sono un pochino avvolte nel mistero, ed è stato un puzzle di tanti anni collezionare così tante informazioni, e soprattutto mi sarebbe molto piaciuto vederla compiuta, vederla conclusa, cosa che purtroppo probabilmente non avverrà mai.